Pincio, lei ha mai abbracciato un albero? Li tocco timidamente. Anche quest'anno, come avviene ormai da 14 anni a questa parte, Pirelli presenta il proprio bilancio, che non è solo un documento contabile fatto di tabelle, grafici, ma va oltre. E quest'anno si è deciso di declinare analizzando 5 vocaboli ribattezzati turning points all'inglese, nel senso punti di svolta, cioè termini che rimandano a fenomeni su cui vale la pena soffermarsi perché ci dicono tanto della società e in fondo anche un po' di chi siamo noi o di che cosa stiamo diventando. Mi farò aiutare da 3 ospiti titolati a farlo, che presento in ordine rigorosamente alfabetico, partendo da Mariangela Gualtieri. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno. Tommaso Pincio, qui immediatamente alla mia sinistra, e di fronte a me Walter Siti. Buongiorno. Grazie. La prima parola non ve la svelo, ma ve la faccio vedere ed è questa. Siti, prima di tutto, lei ha tatuaggi? No, Però ha studiato il fenomeno dei tatuaggi. Perché? perché ho scritto un librettino dove si parlava del corpo e delle trasformazioni del corpo, e una delle cose più evidenti nella trasformazione del corpo oggi è il fatto che molti sono coperti di tatuaggi, mentre quando ero giovane io, per esempio, ce l'avevano quasi solo quelli che erano stati in galera. Sì, gli ergastolani. Come si spiega il fatto che invece oggigiorno sempre più persone, almeno in apparenza, no? Uomini ma anche donne, ricoprono il proprio corpo, addirittura in un caso che mi ha molto colpito, è un'evoluzione perché poi il segno grafico ogni volta è diverso, no? C'è quello che fa la scritta, Certo. quello che ha l'ideogramma, il tribale. Adesso vanno molto anche completamente neri. Esattamente, cioè un braccio completamente nero Sì, sì. fino al polso. O una gamba, sì, certo. Quali riflessioni le hanno fatto fare? La prima cosa che ho notato è che mentre una volta in qualche misura i tatuaggi erano funzionali, cioè ci si tatuava una data particolarmente notevole per la propria biografia o il nome di una persona amata, o certe volte addirittura erano dei memento, ricordarsi che a me non deve più succedere questa cosa, eccetera, eccetera. Questa cosa esiste ancora, naturalmente i tatuatori dicono che alcune persone vanno per questi scopi qua, ma nella maggior parte invece sono a scopi non funzionali, quindi diciamo così decorativi. La cosa che mi colpisce di più è che quando tu chiedi perché si fanno i tatuaggi, la cosa principale è perché mi piaccio così o anche perché sono unico, quindi è qualcosa che ha a che fare con l'identità, con l'essere se stessi, solo che adesso è di moda essere se stessi e quindi in realtà non si è mai se stessi, o almeno quelli che lo fanno con tatuaggio, con abbigliamento, con le unghie, eccetera, eccetera, ma si è quel se stessi che la comunità ormai considera essere figo e quindi, come dire, essere se stessi come tutti dovrebbero essere in qualche modo. Quindi in realtà è una forma di tribalizzazione. Quindi che sarebbe quasi il contrario dell'identità. Possiamo in estrema sintesi dire che in fondo poi è l'atteggiamento di chi dice mi faccio il tatuaggio, quindi uso il mio corpo come bacheca di me stesso? Sì, quello si riferisce più alle scritte, no? Perché appunto uno si tatua dei versi di poesia, si tatua, come appunto non so se abbiano mai tatuato i versi di Mariangela sulla schiena, però insomma, oppure frasi eroiche o cose di questo genere. La cosa strana è che siccome invece poi l'alfabeto latino non è particolarmente decorativo e quindi si usano alfabeti più decorativi, spesso orientali, eccetera, o arabi,
che la gente non sa affatto quello che c'ha scritto addosso, si deve fidare del tatuatore, che naturalmente se fosse uno dotato di umorismo potrebbe scrivere qualunque cosa, e quindi più che bacheca di se stesso ho l'impressione che sono, come dire, come quelle cose pubblicitarie che gli mettono addosso gli uomini sandwich di una volta, ed è un po' una babele, cioè l'impressione che ho io, che però sono un vecchio, è di gente che va in giro non sapendo assolutamente che cosa diavolo c'ha scritto addosso. Dottoressa Gualtieri, è tatuata, chiedo? No. No. Potrebbe prendere in considerazione un tatuaggio in un prossimo futuro? No, forse un verso di qualcuno, non so, però per ora no. Mi sembra anche molto un gioco fatto anche in leggerezza, anche se a me sembrerebbe per la mia età una cosa molto seria che farei. Il problema è che sono incancellabili, infatti, No, infatti, cioè si possono cancellare infatti. molto faticosamente. È qualcosa per differenziarsi dagli altri e poi alla fine il risultato è che appunto si è tutti uguali in un certo senso. Ah, quindi il paradosso, mi faccio il tatuaggio per essere unico, siamo tutti tatuati, smetto di essere unico. Ma è anche un modo, tra l'altro, per credere che il tempo non passi, perché poi invece i tatuaggi, quando la pelle si fa rugosa e cadente, anche loro si deformano e diventano delle cose abbastanza patetiche. La ringrazio, che bella immagine. Sono pieno di tatuaggi, mi devo porre il problema. Pincio, lei ha tatuaggi? No. E penso di non... Anzi, non penso, sono sicuro che non ne farò mai. Per un rifiuto, non so, magari ha anche paura degli aghi, perché tra l'altro c'è gente che dice io mi tatuerei, ma l'idea che uno si metta lì con l'ago a grattugiarmi l'epidermide... Assolutamente, ha toccato un aspetto che non ho preso in considerazione, perché ho una paura tremenda degli aghi e di qualunque forma di perforazione, però diciamo che lo prendo come un atto di identità più culturale. Anch'io, insomma, un po' come Walter Siti e come Mariangela Gualtieri, appartengo a un altro tempo, un tempo in cui il corpo non era coperto da segni. Ciò non vuol dire che però il fenomeno non mi interessi. Mi interessa anche il modo in cui i tatuaggi si sono evoluti, oltre all'aspetto che sottolineava Siti di queste parti del corpo completamente nere che sembrano, come dire, quasi una contraddizione in termini del il tatuaggio che nega se stesso. C'è questa cosa che il tatuaggio è emerso poco a poco. Quando le persone hanno cominciato a tatuarsi si tatuavano delle parti non immediatamente visibili del corpo, e adesso invece vediamo queste decorazioni fuoriuscire, Perché è una forma di esibizione a questo punto. Dagli abiti, come dei fiori ulteriori, no? Dei fiori nascosti. Io non lo farei mai, però resto incantato davanti a persone che arrivano a tatuarsi il viso. C'è una figura, una giovane attrice un po' particolare che si è tatuata il corpo soltanto per metà. Ah sì, anche questa è una cosa che usa adesso. Una linea, si è divisa con una linea la metà esatta del corpo, e su una metà accumula tatuaggi e l'altra l'ha lasciata completamente vergine. Abbiamo bisogno di un legame con gli alberi, perché attraverso le nostre esperienze con gli alberi abitiamo più pienamente il nostro essere umani. Gli alberi ci centrano e ci radicano nella nostra realtà vissuta. Perdersi nell'esperienza di un albero significa diventare più compiutamente umani. Questo è, in estrema sintesi, il contributo di David Haskell a proposito degli alberi. Dice: perché gli alberi? Perché intanto, dal punto di vista strettamente della cronaca, quando c'è stato il Covid, avevo letto una notizia curiosa, e cioè che una volta finito il lockdown, comunque sia stato declinato in Italia e all'estero, in Islanda il servizio forestale aveva raccomandato alle persone di abbracciare l'albero, visto che c'è il distanziamento con le persone, eliminiamo il distanziamento
con le cose, ma non con le qualsiasi cosa, con l'albero, abbracciate gli alberi. Dal Covid, è già passato qualche anno, rimane il fatto che questa tendenza al dialogo con l'albero, dialogo con la natura, l'abbraccio dell'albero è diventato quasi un rito, non dico un rito di massa come il tatuaggio, ma comunque ci sono persone che si radunano per abbracciare le piante. Dottoressa Gualtieri, partirei da lei. Non le chiedo, anzi glielo chiedo, lei ha mai abbracciato un albero? Beh, io abito in un bosco praticamente, in un posto molto selvatico e quindi sì, ho anche abbracciato un albero, mi è capitato, certo. Che tipo di sensazione se ne ricava? Posso dire che abitando in questo posto selvatico da parecchi anni ho proprio sentito che tutta quella natura fatta di alberi soprattutto mi metteva le mani dentro e cambiava qualcosa della mia sostanza sottile, diciamo, e poi anche nella mia poesia si vede. Quindi al di là di quello che si prova al momento, la frequentazione di ciò che chiamiamo natura, parola comunque logora che andrebbe forse ridefinita, ci trasforma in un modo che noi non possiamo prevedere, che non sappiamo tutto, ed è un modo credo sempre che fa bene. Per riconnettersi con se stessi? Beh, per sentire di fare parte di un grande tutto. Forse anche per liberarsi da se stessi. Infatti, forse più per liberarsi da se stessi e appunto sentire di fare parte di un grande insieme che respira con noi e che ci fa respirare, perché noi respiriamo grazie agli alberi. Non è una provocazione, ma visto che viviamo in un'epoca in cui si dice siamo tutti permanentemente connessi al mondo virtuale, perché questo è, no? Il villaggio globale di McLuhan, adesso non voglio metterla giù troppo dura, è possibile che sia una forma di reazione anche a questo? Cioè siamo talmente abituati a stare con la testa china su un display, a scrollare i messaggi e i post che ci arrivano, che alla fine uno per reazione dice fammi andare incontro alla realtà, la realtà della natura, abbracciando un albero, proprio perché c'è questa necessità o di rientrare in se stessi o di uscire da quella realtà che è per l'appunto virtuale. Sarebbe bello se fosse così, invece a me sembra che quella realtà sia sempre più intossicante, ci tenga sempre più lontani invece da quell'altra cosiddetta realtà. No, succede perché noi non siamo appunto solo corpo e solo pensiero, siamo anche qualcos'altro che non abbiamo più le parole forse per definire, sono diventate tutte parole abbastanza ridicole, anima, spirito, psiche, non so. Siamo anche quell'altra parte ha bisogno di quel grande respiro di tutto, non può essere appagata dalla rete. Ah, certo. Pincio, lei ha mai abbracciato un albero? Forse quando ero bambino, però adesso mi piace molto guardare gli alberi, ma abbracciarli mi sembrerebbe un atto quasi di molestia. Li tocco timidamente. Gli alberi si parlano? Credo di sì, sono... Parecchio, sì. Credo di sì e credo anche che pensino, o non nel modo in cui intendiamo noi. Credo che l'aspetto importante degli alberi, delle piante in generale, oltre al fatto che ha sottolineato Gualtieri, ovvero che respiriamo grazie a loro e dunque esistiamo grazie a loro, sono il confine tra ciò che reputiamo inerte, cioè la materia priva di vita, e gli organismi viventi. E ci inducono a riflettere sul fatto che forse non è vivo soltanto ciò che apparentemente consideriamo vivo, ma c'è una vita più profonda anche nelle cose dure e apparentemente inerti. Senti, anche qui non vuole essere... Non ho mai abbracciato un albero, no. No. Ok, no, mai perché sono troppo incasinato con le persone, aggiungere anche gli alberi diventerebbe molto complicato. No, allora, giustamente abbiamo ricordato che respiriamo e viviamo grazie alla fotosintesi clorofilliana, che quando eravamo bambini a scuola era un incubo, certo. Impararla, spiegarla. No, la mia domanda vuole essere anche qui non tendenziosa, però di solito si ripete, ci diciamo che viviamo in un'epoca, in un tempo
in cui tutto è stato desacralizzato, no? È come se avessimo completamente eliminato l'assoluto trascendente, il metafisico, per rimanere nel fisico, talmente fisico che è la pianta che è di fronte a noi. Un esperimento che hanno fatto a Sant'Anna di Pisa, lo so perché appunto un mio amico ci lavora, è di prendere 3 felci identiche e poi una persona andava lì e a 2 felci identiche e a una delle 2 gliene faceva di tutti i colori, la strappava delle rami, cose eccetera eccetera e poi andava via. Dopodiché, confondendolo con altre 9 persone, facevano entrare queste 10 persone nella stanza e finché non entrava l'assassino, diciamo così, l'altra felce stava tranquilla. Quando è entrato l'assassino, la felce sana ha cominciato a mandare messaggi assolutamente terrorizzati e molto molto agitati all'altra, dicendo guarda che è arrivato lui, quindi sono in grado di riconoscere un assassino. E la cosa mi ha molto colpito. Diciamo che è anche vagamente inquietante, o meglio dal loro punto di vista è salutare, cioè si trasmettono... È una cosa di vita, sì, certo. Terzo vocabolo, anche in questo caso c'è un contributo che ve lo illustra quasi letteralmente. Dottoressa Gualtieri, meditazione. No, lei sorride che sa che io sono andato a vedere sulla Treccani, no? Pratica ascetica. Ci vuole dire, quando parliamo di meditazione oggi, cosa intendiamo? Lei si rivolge a me come se io fossi una maestra o un'esperta e no, devo subito disilluderla. Una praticante sì, però. Sì, pratico meditazione da qualche decennio e quindi parlo della mia esperienza senza pretendere che valga per tutti. E io ho cominciato a meditare perché ero sofferente, avevo una testa molto invadente, molto veloce, molto ossessiva, cominciava veramente a ingombrarmi, a incepparmi anche l'azione, la vita, i rapporti e quindi a un certo punto ho abbracciato lo yoga, che è di per sé una meditazione, non è ginnastica, non è sport, è proprio qualcosa che ci aiuta a meditare e soprattutto la meditazione seduta, diciamo, quella che vediamo a volte anche nelle pubblicità, insomma eccessivamente spiritualizzata e decorativa, però è quella che ho cominciato a fare. Quindi ho cominciato a farla come igiene mentale, come aiuto a centrare i miei pensieri, a non farmi guidare da loro, cioè cercare di fare in modo che non avessero il comando di me. E questo è avvenuto regolando il respiro, insomma una serie di pratiche che ho appreso da libri, però non ho mai incontrato dei maestri in carne e ossa. Libri molto belli, ce ne sono anche tanti veramente molto brutti, però ho avuto la fortuna di incontrare alcuni libri importanti. Facendo questo il pensiero ha cominciato a ordinarsi, soprattutto perché ho cominciato a guardare il mio pensiero, a guardare come pensavo, come funzionava, come si formava, come mi tormentava. Ovviamente la meditazione è una cosa che ha delle fasi, non avviene tutto nello stesso momento, almeno a me è successo così. Poi c'è un'altra fase in cui invece arriva un'esplorazione del proprio petto, diciamo, cioè come sto, come mi sento, di cosa ho paura. E quindi queste due fasi sono passaggi per la conoscenza di sé. Ecco, direi semplicemente questo, e quindi mi fa ridere a volte quando si spiritualizza eccessivamente questa pratica. C'è poi un terzo passaggio. Scusi, posso dire perché la fa ridere? Perché non è roba nostra, è roba di un'altra cultura assolutamente diversa da noi, alla quale noi non assomiglieremo mai. Per esempio, lo stare seduti nella figura del loto è la cosa più normale che può fare un indiano, perché un indiano vive seduto in quella figura. Non ha tavolo, non ha sedie, non ha un letto, non ha un banco in cui cucina. Tutto avviene a terra, quindi la sua anca le anche sono aperte, le ginocchia sono fatte in un certo modo e per cui quella figura per lui funziona. Per noi è un tormento, certo, che disturba molto la meditazione
non per tutti ovviamente. Quindi ecco, questi sono i primi 2 passaggi, sono importanti secondo me per chiunque si avvicini a questa pratica. Poi facendo questo nel tempo si creano come delle fessure fra un pensiero e l'altro, fessure che sempre più si possono dilatare, e si arriva alla magica, rara cosa di non pensare. E in quel non pensiero succedono altre cose che però non ci stanno nella lingua corrente che io sto parlando. Bisognerebbe o parlare in versi o stare in silenzio o parlare come essere filosofi. In questa terza fase succede appunto qualcosa che riguarda la grande connessione universale, e di più non oso dire perché farei ridere, credo. Posso solo garantire che questo succede, che dà una immensa gioia e un immenso riposo, ed è forse appunto in queste fessure che si creano di non pensiero è come stare sul colle di Leopardi, per citare una cosa che tutti conosciamo, e lì quella immensa quiete, quel dolce naufragare, dolce perché è gioioso, non angoscioso, non... Senti, lei ha mai meditato? Conoscendo il suo percorso letterario, eccetera? No, direi, non ha meditato molto. La meditazione orientale comporta anche tutto un modo di vivere, comporta come dire, un senso della civiltà, comporta un'idea di che cosa significa il tempo, eccetera, eccetera, che credo sia irrecuperabile da noi occidentali. E quindi l'uso che se ne può fare qui, al di là del cinema, diciamo così, credo che sia più una cosa di self-help, appunto, cioè una cosa che ti aiuta personalmente se tu segui certe discipline, eccetera. Io sono un indisciplinato di natura e quindi non sono assolutamente adatto a nessuna forma di disciplina. Pincio, meditazione, una pratica ascetica, cito sempre la Treccani, che l'ha incuriosita, che magari l'ha praticata, cioè l'ha esercitata. Ho provato varie volte, con scarsi risultati. Ho anche conosciuto un grande meditatore che ha cercato di convertirmi, che è David Lynch. In vita è stato un grande sponsor di questa pratica, che ho avuto la possibilità di intervistare in un'occasione. E soltanto non sapevo che avrebbe voluto parlare di meditazione. Ero riuscito a ottenere la possibilità di incontrarlo mentre ero in Italia, e prima di entrare nella stanza di albergo la segretaria mi ha detto: guarda, David non vuole parlare di cinema, per cui puoi fargli soltanto domande sulla meditazione. E quindi abbiamo passato un'ora a parlare della meditazione. Alla fine mi ha anche chiesto $2000 per il mantra. Serio? O... No, sul serio, non per lui, voglio dire, per la fondazione che lui sosteneva. Posso dire che lo trovo singolare, ci avrei meditato sopra, però... Questi timepiece, letteralmente pezzi di tempo, come li chiamiamo ingenuamente in inglese, raccolgono storie di per sé e come testimoni delle nostre esperienze, angosce ed euforie, e quindi diventano custodi del tempo. Contributo, una pillola di Teju Cole a proposito del suo rapporto con gli orologi e quindi con il tempo. Pincio, il tempo. Tra l'altro qualcuno dice che la più grande ricchezza, il più grande lusso dell'era contemporanea è avere tanto tempo a disposizione, perché sembra che non basti mai. Assolutamente così. Anche perché ogni parte del nostro tempo ormai è piena. Il vero lusso del tempo è la possibilità di sprecarlo o anche di percepirne davvero lo scorrere, che è la noia. Non c'è, come dire, lusso e piacere più grande della noia per me. Diceva Leopardi, è il più sublime dei sentimenti umani, appunto. Avete l'orologio però tutti voi, Siti ha un orologio, Gualtieri senza orologio. E come si regola? Telefonino? Dove... sì, guardo sul telefonino. Guarda sul telefono. Orologio? Anch'io il telefono. Sul telefono. Anche questo è un dato, no? L'orologio che al limite può avere un significato... Io mi sento nudo se non ce l'ho, perché sono talmente abituato da quando avevo 14 anni che se faccio così e non trovo niente dico Dio me l'hanno rubato. Sì.
Però appunto si dice che ormai la funzione dell'orologio non sia più quella di darci l'ora, perché basta invece guardare lo schermo, sempre torniamo sempre allo schermo del telefonino poi, quindi c'è l'ora lì, anzi a differenza degli orologi Però è più scomodo. il telefonino poi quando c'è l'ora Sì, legale, quando l'ora devi solare si accendere, aggiorna da sì. solo, non hai Sì. neanche bisogno. Però così è più rapido. Diciamo che l'orologio, tra le tante cose, ha di bello che dà una forma al tempo, questa idea circolare del tempo che è un'idea, quale Che sia è la molto forma. occidentale, famosa la cosa degli indiani al tempo di Gandhi, che appunto dissero, non mi ricordo più a quale inglese, voi avete gli orologi e noi abbiamo il tempo. Bello, voi avete gli orologi e noi abbiamo il tempo. Loro hanno tempo. Come lo gestite? Riuscite a fare tutto quello che volete o avete l'impressione, adesso non voglio qui mettermi a far finta di aver letto dei libri perché non me lo posso permettere, ma se penso al monologo finale di Un tè nel deserto di Paul Bowles, quando dice noi pensiamo di avere a disposizione un tempo illimitato, poi ci basta pensare a un pomeriggio della nostra infanzia che non tornerà mai più, oppure se ci domandiamo quante volte vedremo sorgere la luna piena, per un numero molto limitato di volte, perché il tempo in realtà a disposizione è contingentato. Avete questa percezione oppure non è così? Io fortunatamente tutta la mia vita, ma da quando ero ragazzo, mi sono sempre riservato degli spazi di assoluta libertà da tutto, cioè non volevo avere scadenze, non volevo avere impegni, eccetera, eccetera, qualche ora al giorno sempre, e adesso poi da pensionato ancora di più. L'unica forma un po' di angoscia del tempo è che invece sento che la morte è molto più vicina di come era prima e quindi ne resta poco, ma non è che mi dispiace tantissimo. Cioè, è anche giusto che finisca poi questo tempo che ciascuno ha in dotazione. Esatto, il tempo che ci è dato in dotazione. Tra l'altro una cosa che ho notato è che leggevo una di quelle statistiche, non so quanto farlocche, perché poi adesso ogni volta che uno legge una cosa si deve domandare ma sarà vero, è vero, falso o verosimile? Però per esempio c'è molta gente, ho scoperto, che dorme avendo l'ora proiettata sulla parete della camera da letto, così quando si sveglia nel cuore della notte sa che sono le 3:10. Non capisco l'utilità, francamente. Le nevrosi sono infinite. Le nevrosi sono. Lei non ha un'ora stampata sulla parete? No, io mi vergogno quando dico non ho tempo. Mi sembra una frase di una volgarità, di una violenza, non avere tempo. E ho scritto una poesia che inizia dicendo: il mio cuore schiacciava le sue rondini nel non avere tempo. Non avendo tempo, con quel mucchio modesto di cose da fare, non avendo davanti il largo tempo, è allora che andando non si andava da nessuna parte e facendo non si faceva mai capolavoro. E poi va avanti, però insomma ve la risparmio. Però è vero, non ho tempo, non hai tempo perché non sei in grado, perché sei schiavo evidentemente di un'agenda della tua vita. Ma in genere però non ho tempo vuol dire lasciatemi stare. Non ho tempo per le vostre, siete fastidiosi, non ho tempo da perdere, ecco, non ho tempo da perdere, quando in realtà, Pincio, certe volte si ha l'impressione che non si sa perché, ma di tempo perso ce n'è troppo. Ma assolutamente, come dice Siti, in realtà, come dire, il tempo è un fatto sociale, per come tendiamo a nominarlo e a usarlo. A me viene in mente quello che diceva un matematico del tempo, Sir Addington, che cosa sia il tempo lo sa solo Dio, ed è, come dire, banale siccome logica. Dio non esiste, siamo da capo a 15. Sì, questa è un'ottima osservazione, però del resto noi non possiamo sapere cosa è il tempo avendone, come dire, una, semmai esiste, visione molto limitata. Quindi è come dice Siti, il tempo è un fatto sociale. Sì, non so perché mi è venuta in mente la battuta che non ce n'è, però visto che abbiamo evocato Dio, se vuoi far ridere Dio raccontagli i tuoi progetti, no? Certo. No, tu sei sempre, o meglio, la vita è quello che ti succede mentre sei lì a fare progetti. Questi poi sono i Beatles. Sì, cultura pop di bassissima lega, John Lennon, quindi no, però c'è un fondo di verità poi anche in questo. Siamo arrivati al quinto e ultimo termine e anche per questo c'è
una illustrazione. Pincio, il post, perché ormai il post ha preso, scrivi un post. Cioè quella roba che si posta, sì, ok. Hai postato la foto, hai postato il tweet, hai postato il commento. Tra l'altro, in previsione del nostro incontro, sono andato a vedermi le ultime statistiche. In un giorno su Instagram e Facebook Miliardi, vengono postati, non so come li hanno calcolati, ma evidentemente qualche algoritmo lo avrà fatto, 178 miliardi di reels, i reels che sono i post sotto formato V, 178 miliardi. Ora siamo 8 miliardi di persone su questa terra, se uno fa di cui almeno la metà non hanno il telefonino, di cui esatto, la metà non sa neanche di cosa stiamo parlando, l'altra numeri, perché? E che cos'è il post, Pincio? Il post è una delle più grandi rivoluzioni del nostro tempo. Quel numero, come dire, sorprende perché è un numero, però se consideriamo che in media una persona controlla i propri schermi ogni 15 minuti, noi già siamo fuori media, e vuol dire che in questi 10 minuti che noi abbiamo parlato senza controllare i nostri schermi, altre persone li hanno controllati ogni 7, ogni 5, ogni 4. E quindi è come dire, più che un salto d'epoca, è un salto evolutivo. Siamo entrati in una nuova fase non vorrei dire dell'esistere perché è troppo, ma sicuramente del vivere sociale, e tra l'altro destinata a mutare velocemente, perché già si parla di qualche cosa che supererà il post così come oggi lo conosciamo, ovvero gli schermi. E cosa viene dopo gli schermi? Beh, questo non lo so io, però l'ologramma. John Ive e Sam Altman, quindi da un lato il designer della Apple, dell'iPhone, il guru dell'intelligenza artificiale, si sono uniti per pensare a un dispositivo che superi lo schermo. Allora, io quando apro il telefonino, e lo faccio quasi sempre per motivi di lavoro, non che non ci sia una componente privata o personale, però normalmente lo consulto perché quello è il veicolo. Mi capita di vedere tantissimi contributi, soprattutto i reels, più che i testi scritti, in cui ci sono persone di fronte a che si mettono evidentemente di fronte a un microfono a casa propria, accendono il telefonino e registrano un contributo. Io certe volte mi viene da dire: taci, il nemico non ti ascolta, cioè, ma tutti questi che parlano sono convinti evidentemente di parlare a qualcuno, ma se tutti fanno questo, probabilmente a furia di parlare con tutti, in realtà uno parla da solo e quindi non parla con nessuno. Questa è l'idea, però poi di fatto non è così, perché in realtà le persone vengono ascoltate. Sì, ci sono delle cose rizomatiche sotto. Sì. A me viene da pensare che c'è una grossa coincidenza. Questo, come dire, devo ringraziare proprio questo progetto dei Turning Point, perché è un aspetto a cui non avevo mai pensato, che c'è un legame profondo tra i tatuaggi e i post. Guardi, lei mi sta rubando la parola. No, perché prima, posso aggiungere, ho detto il corpo come bacheca di se stesso, certo. No? Cioè metto in mostra. Certo. Ma è un fatto temporale. Solo che i post spariscono in pochi secondi e questo te lo porti dietro. Certo. L'emersione dei tatuaggi è praticamente contemporanea alla nascita del fenomeno del post. È chiaramente qualche cosa che ha a che fare con lo spazio individuale, cioè che cosa è l'individuo rispetto Io ho l'impressione che ci sia anche qualcosa di più, cioè che è una certificazione che tu stai effettivamente vivendo. A me, per esempio, mi colpiscono molto quelli, sono tanti, che al ristorante fotografano il piatto prima di mangiarlo, anzi fotografano il piatto, lo postano e solo dopo averlo postato lo mangiano, come se non averlo postato non ti desse il diritto di mangiare il piatto. Cioè tu, come dire, hai mangiato quel piatto solo se lo hai postato. Incredibile. È assolutamente così. Così come vedi un posto soltanto se lo fotografi, no? Cioè... Va detto però che le nuove generazioni probabilmente hanno un rapporto diverso con questa dimensione, forse anche più sano, più problematico, nel senso che noi adulti abbiamo accettato questo nuovo mondo e lo diamo
più scontato di quanto non lo diano le persone più giovani, e dico questo perché in base ad un'altra ricerca sembrerebbe che la metà dei giovani, persone sotto ai 21 anni, preferirebbe vivere in un mondo senza internet per via dell'ansia e dello stimolo performativo che i social e i post richiedono. In realtà è vero che c'è questa ricerca, anche quella è un po' una cosa che si mangia la coda, cioè addirittura alcuni si radunano in posti dove internet non prende, dove non prendono i telefonini, per disintossicarsi dall'uso del telefonino, eccetera, eccetera. Però ho l'impressione che, come dire, il fatto stesso che ci siano questi tentativi di disintossicarsi è proprio perché il tossico è entrato completamente dentro, diciamo. Però la cosa incredibile è che chi ha scelto questi 5 vocaboli in realtà lo ha fatto perché esistono le connessioni, perché abbiamo detto il tatuaggio come bacheca, il post, metto il post nella bacheca del villaggio globale, e torniamo a McLuhan, al villaggio globale io esisto. Il tempo, però ti dicono i post, soprattutto i video, i reels, devono essere brevissimi, massimo 1 minuto e mezzo, perché dopo 1 minuto e mezzo crolla la soglia di attenzione. Ma come la soglia di attenzione? Per quello che nessuno legge più i romanzi. Quando i docenti di scuola media vogliono far leggere un romanzo ai ragazzi, dicono: lo dobbiamo leggere tutto? Sì, ma pagina dopo pagina. Cioè questa è la cosa perché i riassunti che vengono fatti dall'intelligenza artificiale sono più che sufficienti per loro. Lei è molto social, Gualtieri? No, non molto sinceramente. Quello che serve, che però è sempre di più quello che serve purtroppo. Però forse dimentichiamo che noi siamo vissuti in tribù per 299.000 anni e è da 10.000 anni che diciamo viviamo anche individualmente, separatamente. Mi ha colpito in Africa, in un viaggio lungo che avevamo fatto con la compagnia teatrale, perché lì dicevano: chi ama la solitudine è uno stregone. Certo. E se io mi mettevo a guardare il lago e mi guardavano con sospetto: cosa stai facendo? Sì. O andare da sola a vedere delle cose, ma sembrava facessi dei riti. Sì, è un recupero della tribù. E c'è questo recupero della tribù che sta diventando ossessivo, cioè tutto ci chiama ad essere insieme sempre. Non a caso dicevo tribalizzazione quando si parla dei tatuaggi. No? Le tribù contemporanee in fondo sono le bolle, no? Le bolle, esatto, sì. Algoritmicamente preparate, però insomma sono l'equivalente. Assolutamente, sì. Io rimarrei a chiacchierare con voi, ma invece i tempi sono quelli che sono. Quindi si è fatta una certa. Sì. E non abbiamo più tempo. Questa è un'espressione, e non abbiamo più tempo, esatto. È un'espressione molto romana. No, voglio ringraziare Mariangela Gualtieri, voglio ringraziare Tommaso Pincio, voglio ringraziare Walter Siti, che ci hanno aiutato a capire un po' meglio, a proposito di questi 5 termini che rimandano a questi fenomeni su cui Pirelli ha voluto portare la sua attenzione, proprio perché caratterizzano questa fase dell'evoluzione sociale e individuale. I singoli contributi di tutti i 3 autori qui presenti, dei 2 autori di cui avete visto i contributi, sono reperibili sul sito di pirelli.com. Però consentitemi di dire che, visto che nel racconto che abbiamo fatto il voltapagina, come si usa dire in queste situazioni, è stato fatto grazie anche a dei disegni che rappresentavano i termini a cui si riferivano, sentiamo da dove ha tratto ispirazione l'autrice, che è Elisa Talentino. Ciao, mi chiamo Elisa Talentino e sono un'illustratrice. Disegno da sempre, da quando sono bambina. Cerco di far nascere sempre le mie illustrazioni da delle intuizioni. Tutta la parte poi ponderata e ragionata sul brief arriva in un secondo momento. È stato per me molto sfidante trovare dei punti di unione tra le varie parole che ho rappresentato. Lasciandole sedimentare qualche giorno mi sono resa conto che c'erano dei legami in un certo senso anche profondi da alcuni punti di vista. Per esempio, meditazione aveva fortemente a che fare con la natura, perché i 2 temi sono legati. Spesso siamo abituati a vedere immagini di persone che vanno a isolarsi in aperta campagna o nei prati per meditare. Alla stessa maniera c'è un legame con tutto il mondo social, con i post. Lo stesso legame lo possiamo trovare anche con i tatuaggi. I tatuaggi raccontano molto di noi
e riesco a trovare un parallelo con l'immagine che cerchiamo di dare continuamente di noi stessi postando le nostre fotografie. La parte più interessante di questo progetto è stata il dovermi relazionare con oggetti e figure che normalmente non fanno parte della mia poetica, quindi mi sono relazionata con gli orologi, per esempio, con delle forme geometriche che mi aiutavano a dare l'idea dell'equilibrio nelle immagini. Poi non a caso una delle tavole racconta proprio dell'equilibrio che si deve trovare tra noi stessi, il tempo libero, la carriera, il lavoro, eccetera.